Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo assieme a fare la revisione del mozzo anteriore di una mountain bike. Quindi smonteremo la ruota anteriore e andremo a ripulire il mozzo. Prima di iniziare e di vedere cosa ci serve per fare questo lavoro vi chiedo di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace su questo video e attivare la campanella che vi permetterà di stare sempre aggiornati sugli aggiornamenti del mio canale. Per fare questo lavoro non avremo bisogno di attrezzi particolari, sarà sufficiente avere una buona manualità, dotarsi di due chiavi. Il mio mozzo ha una misura di 17, quindi avrò una chiave da 17 e una seconda chiave. Vi consiglio di comprare queste chiavi, che sono delle chiavi piatte apposite per smontare il mozzo, sempre della stessa misura del vostro mozzo, quindi nel mio caso da 17. Avremo poi bisogno di un buon lubrificante, quindi un WD-40 che ci aiuterà a pulire il mozzo, la sede in cui andremo ad alloggiare nuovamente le sfere del nostro cuscinetto aperto. Quindi andremo a sgrassare e a lubrificare nuovamente la sede appunto delle sfere. E poi avremo bisogno di un grasso, io uso del grasso multiuso. Il lavoro che sto per farvi vedere verrà fatto su una Rock Rider 500S, le cui ruote sono dotate di sgancio rapido. Per facilitare meglio le operazioni di lavoro utilizzerò un cavalletto della Between, comprato sempre al Decathlon. Troverete il link di tutti gli oggetti, tutti gli articoli, tutti i componenti qui sotto in descrizione. La prima operazione che vado a compiere quando svolgo questo tipo di lavoro è quella di rimuovere il disco. Il disco del freno è una parte molto delicata e soggetta ovviamente a usura e a danneggiamento, quindi è sempre bene rimuoverla prima di fare questo tipo di lavori. Adesso che abbiamo liberato la ruota e che quindi abbiamo il mozzo a nostra disposizione, possiamo procedere con le prime operazioni di pulizia. Quindi andiamo a togliere tutto il grasso che si è andato ad accumulare qui intorno al mozzo. Il mozzo si troverà qui dentro e questa è una piccola guarnizione che tiene protetti i cuscinetti. Per la prossima operazione io preferisco sempre bloccare la ruota in posizione verticale, in modo da poter lavorare contemporaneamente su un dado e su quello dall'altro lato. Come vedete, per fare questo ho fissato la ruota su una morsa. Ovviamente non preoccupatevi, non dovete stringere molto la morsa, serve semplicemente per tenere dritta la ruota e quindi poter lavorare meglio su questi componenti. Usando adesso le due chiavi andiamo ad allentare questo dado, che è quello che tiene fermo il mozzo. A questo punto fate molta attenzione perché una volta che viene mollato il dado il cuscinetto si apre e quindi se non fate attenzione tutte le sfere vi vanno a cadere per terra. Adesso sarebbe opportuno posizionare orizzontalmente la ruota. Una volta rimosso il controdado possiamo passare adesso a rimuovere il mozzo. Come vedete dall'altra parte, tolto il gommino di sicurezza, avremo un dado che è quello che terrà chiuso il mozzo, oltre a dare una direzione alle sfere dei cuscinetti. Ecco qui, andiamo a rimuoverlo. Procuratevi sempre un piano d'appoggio in cui poggiare le sfere una volta rimosse. Per rimuovere le sfere io mi aiuto con un cacciavite. Ovviamente fate attenzione perché non dovete assolutamente andare a danneggiare la sede di alloggiamento delle sfere. Quindi ci servirà semplicemente per rimuoverle con più facilità. Ecco qui. Allora. A questo punto ci troviamo una ghiera di copertura che eviterà ovviamente che le sfere escano quando il mozzo è sigillato. Quindi togliamo la ghiera. Io utilizzerò un cacciavite, ovviamente fate attenzione quando lo utilizzate. Tutti i componenti non sono semplicemente poggiati, quindi sarà sufficiente una leggera pressione per rimuoverlo. Ecco qui, adesso abbiamo tutti i nostri cuscinetti liberi. Andiamo a rimuoverli uno per uno. Una volta rimossi tutti i cuscinetti passiamo adesso a pulire l'interno del mozzo. Diamo una prima pulita con dello Scottex o comunque con uno strofinaccio per poter togliere gli eccessi di grasso e poi andremo a ripulire con un lubrificante, con uno sgrassatore come il WD-40. Come vedete è veramente molto sporco perché dopo un'estate intera passata su terreni polverosi
Il mozzo aveva bisogno di una bella pulita. Ecco qui. Andiamo adesso a spruzzare il WD-40. Lasciamolo agire qualche minuto, in modo che il grasso che potrebbe essere incrostato andrà a sciogliersi. Passiamo ora a rimuovere tutti gli eccessi, ecco qui, e a pulire bene la sede in cui andranno alloggiati i cuscinetti. Dopo aver pulito il mozzo, preoccupatevi di pulire anche tutti gli altri componenti, quindi le sfere e il mozzo stesso. È importante che tutti i componenti siano perfettamente puliti, in modo da evitare di portarsi dietro precedenti imperfezioni, come ad esempio dei granelli di sabbia o di terra, o comunque dello sporco che potrebbe andare a rigare la sede di alloggiamento dei cuscinetti stessi. Prima di pulire le sfere, ricordatevi di contarle per evitare di lasciare indietro qualcosa. Nel mio caso sono 9 per ogni lato. E andiamo a pulire gli altri componenti, quindi la bacchetta, queste piccole guarnizioni che ci serviranno per tenere le sfere ferme all'interno del mozzo. Come vedete il mozzo è perfettamente pulito, privo di ogni impurità, quindi è stata tolta tutta la terra, tutto il grasso sporco, il grasso vecchio. Andremo a rialloggiare tutte le sfere del cuscinetto. Prima di fare questo dobbiamo mettere del grasso all'interno dell'alloggiamento. Questo gli permetterà, oltre che tenerle lubrificate, anche di fissarle. Aiutiamoci sempre con il cacciavite per evitare che vadano a cadere all'interno del mozzo. Una volta che avete inserito tutte le sfere, passiamo adesso a inserire la copertura, questo anello qui. Inseriamo quindi la bacchetta centrale. Se avete svolto bene il lavoro, andrà a ruotare senza nessun intoppo. Ecco qui. Adesso sarà un po' più facile perché avendo la bacchetta centrale qui dentro, le sfere non andranno a cadere, ma rimarranno ferme dove le mettete. Usate comunque il cacciavite per posizionarle nella loro sede finale. Andiamo adesso a posizionare l'ultimo componente. Potete anche stringerlo a mano, ovviamente fate piano. Stringetelo sin quando andrà a contatto con le sfere. Come vedete non ha gioco, l'importante è che non ci sia gioco. Ve ne accorgete perché ruotandolo andrà a scorrere liberamente senza andare a trovare attrito da nessuna parte. Ecco qui. Una volta trovata il giusto serraggio, andiamo a fissare tutto con l'ultimo dado, col controdado, che è quello che abbiamo tolto per primo. Eccolo qui. Quindi andiamo ad avvitare. Anche in questo caso ci aiuteremo con la chiave dei prima. In questo caso avremo una chiave da 17 e una chiave da 16 da infilare dentro. La chiave da 16, vi faccio vedere, andrà ad agganciarsi qui, in questo pezzo qui. Questo ovviamente vi permetterà di tenere chiuso il mozzo, senza però cambiare la regolazione che avete fatto prima. Non preoccupatevi di stringere in questo caso, perché andrà semplicemente a serrare l'alloggiamento dei cuscinetti così come l'avete fissato prima, quindi non andrà a stringere niente. Però in questo modo il mozzo sarà perfettamente sigillato e non si aprirà. Ecco qui, come vedete, è fissato per bene.
assicuratevi sempre che la guarnizione sia perfettamente agganciata nelle guide. C'è una guida qui superiore e una qui inferiore. Come avete visto è sufficiente usare le mani. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, ovviamente. Assicuratevi sempre che i componenti siano puliti e che non ci siano eccessi di grasso all'esterno. Come vi ho detto prima, il grasso in eccesso andrebbe solo a catturare la polvere e la terra. Bene, abbiamo finito. Come ti ho detto prima, tieni sempre tutti questi componenti puliti, perché gli eccessi di grasso porterebbero semplicemente a un accumulo di sporco nei nostri componenti della mountain bike. Il lavoro è adesso finito. Ripassiamo a rimontare il disco e a rimontare la ruota all'interno della forcella. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che il tutorial di oggi ti sia piaciuto e abbia apprezzato il lavoro che abbiamo fatto. Spero anche che lo possa trovare utile e possa riuscire a fare anche tu la revisione del mozzo senza grosse difficoltà. Ti invito sempre ad mettere mi piace su questo video, iscriverti al canale e attivare la campanella, mi raccomando. Seguimi per i prossimi video perché nel prossimo video vedremo altre lavorazioni, sempre sulla mountain bike. Vedremo anche come revisionare il mozzo posteriore. Non c'è molta differenza se non per il fatto che c'è la cassetta pignoni da smontare precedentemente. Quindi poi ti farò vedere anche come smontare la cassetta del pacco pignoni. Ovviamente per quella ci sarà bisogno di un estrattore, ma niente di particolare. Ti farò vedere tutto nel prossimo video, ok? Buon proseguimento!